Signori, siamo tornati sul canale di Saintontas. Abbiamo già visto un suo video qualche settimana fa, un video molto strano dove palesemente non aveva capito niente, ma voglio dare una seconda possibilità al socio. Le revenue, quindi le entrate del 2025, sono un disastro. Se volete, ovviamente, supportatemi e supportate anche lui con un bel like e un'iscrizione se volete. Direi di iniziare subito. 6 has officially begun. And the doom posting for Wuthering Waves has also begun with it, because the revenue report for December has also released on the 1st of January. And allora, intanto guardiamoci la classifica noi. Ora, se non vado errato, questo grafico è solo per le cose mobile. Giochi che magari hanno più di fanbase da altre parti, tipo console o PC, ovviamente non è veritiero. Regà, 82 milioni e mezzo di Love and Deep Space. Wow, va bene. Genshin Impact 40 milioni. Cioè c'è uno stacco tra Love and Deep Space e Genshin Impact che è insane. Pokémon Zenless, che fa un superamento incredibile su Star Rail, finalmente oserei dire. 33 milioni e 800, di cui almeno metà dei milioni miei per fare Yeshunguang AC6. Honkai Star Rail 27 milioni e 800. Fate Grand Order 25 milioni e 3, che è incredibile come Fate dopo tutti questi anni sia ancora lì. E Wuthering Waves 23 milioni 165 mila. of course, you're gonna have a lot of uneducated individuals on the internet. Oh, persone non istruite su internet. Ma parla di lui. L'ha capito, fermi. Who simply have access to a device but not a lot of critical thinking, going ahead and posting about how bad Wuthering Waves is doing. How can Wooba try so hard and release so many characters and still not beat its main competitors? So No, io ho paura che questi 18 minuti siano tutti quanti su questo post qui. Mi sposto un secondo così vedete meglio. Ma praticamente come fa Wuva a fare così schifo in termini di vendite, anche facendo il rilascio di così tanti personaggi? È praticamente una persona che ne capisce poco di queste cose, che scrive, a cui una persona che capisce ancora meno reagisce. Sarà un video bellissimo. Andiamo avanti, ragazzi. Prendetevi popcorn. Se siete da YouTube, cliccate space, mettete un attimo pausa, fatevi popcorn e tornate qui, ragazzi. main competitors. So let's go ahead. Let's take a look at some of these results. Let's start describing what exactly is actually going on in all of these games. And of course, this is going to be the big one. Actually break down where the misinformation is coming from. Vai, sono ai tuoi occhi. So without further ado, this chart is of course going to be located from the God. Cosa vuol dire sono ai tuoi occhi? Volevo dire penno delle tue labbra, perdonatemi, per l'aneurisma un attimino. Revenue main thread that always pops up on r/Gacha Gaming. And that subreddit probably has to be in some of the most celebratory mood they've ever been. Because Hoyoverse is on top. You got Genshin Impact with that. Allora, dirò una cosa. Perché devi essere contento che il tuo gioco sia tipo primo? A te non viene dentro niente. Anche se se io giocassi al gioco che ha meno introiti, che è tipo top 20, per dire, a me non cambierebbe assolutamente nulla. Pullo quello che voglio. Se voglio spendere, spendo. Se non voglio spendere, non spendo. Ma farsi la guerra su questo mi sembra un po' sus. Ma andiamo avanti. 40 million. You got ZZZ with that 33.8. And you got Honkai Star Rail with that 27. And then Wuwa with 23 on this chart of just. Ragazzi, Monster Strike dopo Wuwa. Monster Strike. Non voglio dire niente. Non parte. Mobile estimates. And when it's just mobile estimates, they're literally estimating Global's revenue by like multiplying CN by a certain number. That's what the estimates are based off of. And so, just right off. Allora lo sa. Il socio lo sa. Off of the bat, the first bit of misinformation over here is the idea that mobile spending is indicative of all gacha spending. Because guess what I'm doing right now, actually? I'm playing. Allora, il fatto, sapete cos'è? Il fatto è che Genshin è un po' più mobile
rispetto a un Wuthering, per esempio, che qua sicuramente andremo a parare a un Genshin Wuthering, ma anche Pokémon Pocket è puramente per mobile. Penso che sia abbastanza normale che dei giochi puramente mobile abbiano la loro posizione più in alto rispetto a dei giochi che hanno un qualcosa anche di client per PC o magari console, e quindi hanno anche magari delle revenue lì che non vengono contate per i mobile. Andiamo avanti. Oh, gacha spending. Because guess what I'm doing right now, actually? I'm playing Wuthering Waves. It's gonna blow some minds. I'm playing Wuthering Waves on the computer. And that means when I spend money on the game, I spend money on the computer version of it. And so anything I spend money on never actually counts in here. And so that's one of the dynamics that obviously is not going to be stated up front by anyone that's doom posting the game. But I just... Posso dire, ci sono persone comunque che giocano da PC ma shoppano da telefono, perché magari è più comodo quello o quell'altro, ma c'è anche chi fa il contrario, chi gioca da mobile e per comodità shoppa da PC. Cioè non c'è nulla di male in questo, anzi è normale. Just wanted to let you all know about that, because it applies to not just Wuthering Waves, but every game on here. Every game on here is actually making a lot more money than what you're seeing over here. And I'm saying that for the Hoyoverse games as well. The only place where you use the mobile estimates as, again, the sole source of truth, which you really can't because they're estimates anyways, is for games that don't have PC clients, like Love and Deep Space or Pokemon TCG. And so mobile estimates for those games, it's way more accurate. That's why this... Ragazzi, incredibilmente potrebbe essere un video in cui il ragazzo ha ragione. Assurdo. This game makes so much money every month. That's why it's always on top, because there's not another platform to spend money on it. That's just how it works. That's just going to be some upfront details about the results. Now, let's go ahead and talk about one other dynamic that I'm not sure is necessarily playing out over here, but it's going to be incredibly important to think about when you take a look at Wuwa's results in particular. Wuthering Waves has a history of, on Sensor Tower, where this information is coming from. Wuthering Waves has a tendency to have delayed results. And this has happened before. Because, as we're all aware, Wuthering Waves 3.0 and Linné's banner launched on the 25th of December. And there have been many documented instances in the past, and don't worry, I've got the glue right here. There have been some documented instances in the past where Sensor Tower's estimates appear delayed or incorrect due to data processing lag. And Sensor Tower reliably gets information for Hoyoverse's games almost ASAP. But Wuthering Waves, it's had a literal history that I've documented in a prior video. That's why my video is actually getting sorted. Quindi quello che sta a dire è che quei 23 milioni che vediamo lì probabilmente non tengono manco conto di PG nuovi usciti su Wuthering Waves, perché appunto lo fanno un po' in ritardo. Here, because it was proven, and that's why it's showing up on Google's AI overview. Wuwa has been specifically delayed in reporting its revenue compared to other games. And it's changed in real time. And this is also the other thing. You even have the official confirmation from the website itself that Sensor Tower may revise or adjust their estimates throughout the month, at which time the website may also be updated. And that means they may become outdated as estimates are refined. So, once again, when Wuwa has a track record of having its revenue delayed, which was proven in this video, Shorekeeper's revenue was like delayed by like 15 fucking days. There's a decent chance, right, that Linné's revenue, anything associated with 3.0, and of course, right, the rerun banners for two of the most popular characters. Sì, sono effettivamente banner incredibili che sicuramente non hanno portato a solo, tra virgolette, 23 milioni. In the game. What are the chances that that's being delayed when Wuwa has a track record of being delayed? Or this just means that Linné and Kartithia and Chacona, guys, made less money than Furlova, just made only 5 million more than Furlova and Cantarella on mobile. Otherwise, the take is these 3 units, only 5 more than this, because that was phase 2. I don't know. Somebody might find that to be believable. Some people might not be. I'm just simply pushing forward. Allora, io ho un secondino paura, perché siamo a 4 minuti e 54 del video, su 18. E lui ha praticamente già detto tutto. Ha fatto il punto della situazione, ha spiegato perché non è effettivamente reliable come sito, ha fatto delle supposizioni personali che ci possono stare. Assolutamente, io ho paura per questi ultimi
15-ish minuti di video, vediamo. Suggestion out there for you, because once again, these are just mobile numbers. But of course, when you have Hoyo Shills desperately trying to find any way to doom post the game and say that Hoyoverse... Perché questo ragazzo, ora ve lo faccio vedere, questo ragazzo ha l'immagine profilo di Uma Musume. Perché questo qui deve essere un Hoyo Shield per forza? Perché? Per quale motivo? Può semplicemente essere un tizio, che ragazzi ce ne stanno, che non ha idea di come si legge questa classifica. Games are better. What else am I gonna do except correct the misinformation? That's another potential stopgap in the accuracy. Eccolo qua, Uma Musume, al 9. Ha perso 4 posizioni. Poverino. Of these estimates, but let's put on a bit of a different hat. Let's think about an alternative universe. Pensiamo a un universo alternativo. Think about a universe where all these results are current. All these results are actually accurate and speculate a little bit from why that Facciamo finta che tutti questi risultati siano giusti, corretti e aggiornati. Bene. Might actually be the case. Maybe Wuthering Waves 3.0 did flop. So let's go ahead and think about the results in these other titles. Let's talk about Zenless Zone Zero first. If you're not familiar with what's going on in Zenless Zone Zero, let me get you updated. Zenless Zone Zero currently has their third relaunch and a $250 total spending event active in the game. Assolutamente sì, ma sapete come potete fare per risparmiare? Con Eneba, assolutamente sì. Link in descrizione. And it's just funny that they call their rewards like free stuff when you gotta spend literally $250 to claim it. And like literally the main way to do that is by just buying monochromes. That's like the main methodology of advancing this event to get these tickets and of course get these free rewards. Allora, io vi giuro, non capirò mai la gente che parla male di questi spending event. Roba free è vero mascherato. Fatemi spiegare. Tu non è che devi spendere 250 euro per comprare queste robe qui. Sono 250 euro totali di monochrome o comunque di gemmine che tu devi comprare per pullare, se vuoi pullare qualcosa, e in più ti danno questo. Magari dire free non è giusto, magari potrebbero dire se spendi 100 euro in più alle monochrome hai anche questo. Free, un modo molto strano per dirlo, però spero abbiate capito il discorso. Il fatto è che non capisco tutti quelli che si lamentano di sta robe qua. That's the thank you gift to the player base. That's what ZZZ has going on right now. Maybe magari dire che hanno regalato il supporto più forte per il PG di punta della 2.0. Magari, però va bene. That's the reason for why there's a bit of a growth. Who knows? That would kind of make sense, right? But another thing that I want to show you that's going hand in hand with this increase of revenue in ZZZ, you want to know what they're not doing? They're not fixing the game. One of the problems with Zenless Zone Zero 2.4 was... Non è vero. Non è vero, non è vero. Si sta attaccando alla 2.4 che hanno avuto dei problemi all'ultimissimo momento e non sono riusciti a fixarlo. Ora, anche secondo me fare quella quest senza voci alle volte, perché non è che fosse un PG non doppiato. Il problema era che a una certa al PG scompariva la voce. C'era una line, poi la line dopo non c'era. Il che lo rendeva effettivamente molto brutto da immersione, eccetera. Però è successo una volta. Ora Gen 2.5 è tutto perfetto. Questo l'ho fatta ed è perfetta, fenomenale. The fact that Yi Shengguang, the on-banner character for 2.5, guys, she didn't have her voice lines in 2.4. So in 2.5, replace them. But they have a spending event for $250, but they can't replace Yi Shengai's voice lines. Because this is what it sounds like. Ok. Ora fan parlare che alle volte lei non c'ha la voce, ma a volte ce l'ha la voce. Io è lì che mi sono innamorato della sua voce, è assurdo. Not on mute, right? You heard the other guy, but you don't hear the main character. Like, literally the main character. The main character of 2.5. In 2.4, she doesn't... ma noi siamo abituati a The Genshin, che il Traveler non è mai doppiato quasi.
Hanno iniziato mo, però non era il main character, per se intendesse, tipo il main profitable character. Doesn't have a voice. You then have a spending event when you don't fix the game. This is what these players are bragging about. They're bragging about the fact that Hoyo's able to get players spending money on the game when they don't do anything at all to make it better. They oddio, questo è un off take. Però literally okay. farm you for a spending event and then proceed to do this to the game. Oh, but wait, Hoyoverse players should already be experienced with this. Because another game that's on here, ladies and gentlemen, Honkai Star Rail. Do you want to know what these numbers... Raga, su Honkai Star Rail secondo me ci va tanto pesante, perché ha così tanto, ma così tanto da dire. These are probably also being boosted up by Honkai Star Rail. Just had a spending event in 3.7. Yeah, this spending event lasted for 42 days, and so part of it naturally should have bled into this month, right? So dubito. This is Honkai Star Rail with the benefit of the last version spending event. And you want to know what version Honkai Star Rail is currently on right now? Oh boy, yeah. This is the version that made Box 2 start doom posting Wuthering Waves every day on Twitter. This is the version that caused basically every HSRCC to start schizoing out and start dramatically altering the type of content that they produce. Oh my lord, this is the worst patch in the history of the fucking game. The worst patch in the history of the game, and that's right after their goddamn spending event. Allora, finché parlava dei guadagni aveva ragione, assolutamente. Dopo sono solo coglionate. Raga, è tornato il tontas del solito, ragazzi, incredibile. Apparently this unit is just broken too, right? Because she just lets you do super break without even doing super break. Awesome. Amazing. And guess when this... Wow, incredibile. Un supporto dedicato a un archetipo di team. Mai visto in nessun tipo di gioco. Wow, rivoluzionario. Money grabber. Assurdo. Released, yeah. You still had 15 days of the prior spending event. Counted this month. Do you see what these Hoyoverse players are bragging about right now? They are, in the month of December, bragging about getting milked like cows. They're bragging about, basically, giving money to a developer that does not even fucking try. They're out here celebrating the fact that these games that give quality like this, they're celebrating that these games are making money. Where, instead of fixing the game, they put in a $250 fucking spending event and then ruin Shiyu defense. They ruined Shiyu defense. Perché hanno rovinato lo Shiyu defense? And make it unfucking playable unless you spend hundreds of dollars on... Oh, wait, you're already gonna do that anyways because they... Non ho capito. Perché hanno rovinato lo Shiyu defense? They added this event, so I guess it works out, right? They're bragging about this, guys. This is the most pathetic player base I've ever seen. Cioè, dato che ora siamo dopo 2 patch, hanno messo che devi utilizzare 3 team al posto di 2. Quando c'era già un altro endgame dove devi comunque già utilizzare 3 team. E anzi, c'era un altro endgame dove ne utilizzi 5 di team. Non sto capendo lo Shiyu. Magari poi lo dice, vediamo. That I forgot to talk about here, ladies and gentlemen, when it comes to gacha revenue and all of that stuff. While you have games like Zenless Zone Zero and Honkai Star Rail, right, begging their players for money, asking for everything at full price, giving no actual real discounts when it comes to these top-ups. Do you know what Kuro Games and Wuthering Waves are doing? They're instead no spending events, none of that stuff, but they have some of the biggest discounted bundles they've ever had in the history of the game. And so if you were somebody that's spending money for 3.0, you're literally saving money. There's no way not to save money. Kuro is basically giving out a shit ton, a fuck ton of discounts to anyone spending money in this update. Without these, it's reasonable to say they could have made more money, assuming those numbers are even counting 3.0 spending. That's the difference. Cioè, praticamente sta dicendo che Honkai Star Rail e Zenless hanno avuto più soldi per lo spending event, ma in realtà Wuthering ne fa meno perché ha fatto degli sconti in game sulle pool. Ma tecnicamente parlando, quando fai degli sconti sulle pool, non porti più gente a shoppare del solito? E che quindi in realtà hai comunque un aumento del guadagno totale?
Chiedo, magari sono io che sto ragionando veramente molto male. Il problema principale è che sta paragonando giochi con community mobile contro uno che punta a quella per PC. È normale avere guadagni più bassi mobile. Esatto, Nick! Il problema è che lui lo sa. Quindi, magari, se una persona non sa sta cosa, può dire, cavolo, ma è strano che Vuva in questo momento abbia guadagnato meno di un Genshin, di uno Zenless e di un Star Rail. Lui sa queste cose e ora in realtà sta tipo cercando di giustificare il fatto che Wuthering è basso nella classifica mobile per questo tipo di offerte. Va bene, non ho capito, ma sinceramente penso neanche lui. Difference between a spending event where everything's full price and bundles where you simply everything is lower price than what it's originally at. Okay. One's a bit more player friendly than the other, don't you think? And there's actually a great post by an actual ZZZ player, and it was somebody mentioning how depressed they were as a ZZZ player that this update is making money. That the devs are essentially being rewarded for one of the lowest quality stories, one of the worst end games, one of the worst updates ever. And this Ma che stati... Io raga, ve lo giuro, io penso di non aver mai giocato così tanto a Zenless come da quando è uscita la 2.5, ve lo giuro. Poi sapete, io adoro Zenless. Abbiamo fatto la gilda, impanati, se volete joinate, oppure entrate nel Discord e da lì vi pigliate lui della gilda. Però, allora io devo capire cosa intende con il peggior endgame di sempre. Perché non capisco. Cioè, è semplice, come sempre. Basta avere delle build e 2 mani. Anche le mani sono opzionali in realtà. Non lo so. ZZZ player was just like lamenting over the fact that with the spending event, people would think that this is actually a good product. And the best thing is that I looked at the person's profile and they actually were a Zenless Zone Zero player, brother. They were posting about that shit for fucking days. Ah! Here we go, ladies and gentlemen. I found it. This is the... Allora, aspetta, questo ce lo leggiamo prima noi, Mi metto qui sotto. Quindi ce lo leggiamo noi. I don't want to be pessimistic, but non voglio essere pessimista, ma lol, the way this patch is selling despite the shitty direction is taken with the extreme fanservice destroying a whole character's characterization, this game is cooked and the quality is never going back to what we used to love. Allora, posso essere d'accordo sul fatto che hanno un pochino esagerato con Ye Shunguang nell'ultima patch. Giusto un piccolino, hanno esagerato, ma questo vale solo per la Ye Shunguang normale. Chissà sa, la Ye Shunguang bianca è rimasta più o meno sempre quella, molto, molto golosa. Il fatto è che lui sta prendendo l'opinione di una persona e le sta facendo come se fosse la verità. Exact tweet I was talking about. I don't want to be pessimistic, but lol, the way this patch is selling despite the shitty direction it's taking, its extreme fan service, destroying a whole character's characterization, this game is cooked and the quality is never going back to what we used to love. And this is what I meant, brother. Brother, they got Hugo and Lycon in their fucking profile picture. And like fucking all Genshin. Oh yeah, this is a Wuwa player in disguise, guys. Oh yeah, this is a Wuwa player in disguise. You're fucking right, boys. Oh yeah, who said it's a Wuwa player in disguise? Man, this is a lot. It's a lot of work to È un amante dei furri e poi allora non capisco il punto. Cioè lui si sta tipo difendendo perché la gente gli dice che poi va a vedere i profili di giocatori di Vuva in disguise. fake being this gay and to fake liking Hoyo this much. Yeah, this is surely a Wuwa player faking being this gay and faking liking Hoyo this much. Allora, io più che altro non capisco perché devi essere per forza un giocatore di Wuthering Waves per criticare un qualcosa che non ti va nel tuo gioco preferito. Cioè, allora, io sapete, adoro Genshin, adoro Zenless, non adoro Star Rail, ma quante volte mi sono lamentato delle cose su Genshin? Quante volte mi posso essere lamentato delle cose su Zenless? Lamentarsi di una cosa non vuol dire che non ti piace il gioco, che odi il gioco e che giochi a Wuthering. Cioè, se io voglio fare un discorso con voi, magari costruttivo, dirvi le mie opinioni su un qualcosa che non mi è piaciuto, sarò libero di farlo senza sentirmi dire ah no, tu ora stai parlando mai di Genshin, quindi sei un giocatore di Wuthering Waves. Ma che significa?
Sono molto confuso. Perché siamo nel 2026 e la gente si fa ancora la guerra. No, io gioco a V-Dream Waves. No, io gioco a Genshin. Ah no, ma V è meglio per questo. No, Genshin è meglio per questo. Cioè, Dio buono, crescete, Dio buono. Giocate quello che vi piace, fine. Yeah, brother, totally. Good thing I found the glue this time. It was that was way more confirmation. That was more confirmation than what we needed. Good thing I found that one. Good lord. Anyways, that's just a reflection of the actual quality in this update, ladies and gentlemen. People are out here getting sad about the fact it's making money because the patch is so fucking bad. But you have delusional parts of the player base that are celebrating when a dog shit patch makes money. What is... Allora, secondo me qua il problema è veramente lui. Quando magari ragiona con dei dati, come all'inizio, sapeva il fatto suo, assolutamente, non lo nego, no, lo riconosco. Il fatto è che quando inizia ad attaccarsi su una cosa che lui non sa, su una cosa a cui lui non ha giocato e dà per certo delle cose tratte da un tweet, vuol dire che sei un po' scemo. What does that mean, guys? This just incentivizes... Sorry, this ain't a dog shit patch. This just incentivizes more of this shit. Don't fix the game, just put in a spending event. Acquire players by having a good product? Fuck that. Acquire revenue and lose players by just having spending events. Just have everybody spend more. That's the behavior you're encouraging. No, io parlo da Whale, ma quando ci sono le spending events, giochi a cui gioco, è probabile che io ci butti qualcosa. Ma perché ci sta? Tanto sono soldi che io comunque spenderei, prima o poi. A questo punto li spendo tutti quanti in una botta, le pool che non voglio utilizzare me le salvo e mi prendo le reward in più. Grazie mille. That's it. Se tu sei un free to play, è come se sta roba aperta non esistesse. What you're celebrating. And that's the Hoyoverse fan base. And so, ladies and gentlemen, is it really that great to be a Hoyo player? Comunque, like the Hoyoverse se visto per un frame, fan base. That's the behavior you're encouraging. That's what you're celebrating. Lei, quanto è bella. Lei è must pull per me, ve lo dico. Lei è fenomenale. Innamorato, perso, ve lo giuro. Celebrating. And that's the Hoyoverse fan base. And so, ladies and gentlemen, is it really that great to be a Hoyo player right now? You have two games that are currently on two of the worst updates they've ever had, but their revenue went up, or the revenue is staying up, on the two worst updates the game has ever had. Secondo voi, la 2.5 di Zenless è o non è il peggior update di Zenless mai visto? Per Star Rail invece non mi pare che sia il peggiore. Dura solo di più perché, oh mio Dio, hanno avuto dei problemi nazionali di diplomatici col Giappone e quindi hanno dovuto praticamente, stanno rifacendo tutto quanto e hanno preso 2-3 settimane in più. Insane, eh? 3 settimane in più. Worst patch. I think they're gonna expect for future updates. Fuck it. Who cares if the patch is dog shit? We make money anyways. People spend anyways. They're a bunch of mindless fucking dogs. They'll just spend anyways. They fucking spent here. They spent when this is the shit you get in the game. Si sta letteralmente attaccando a una cutscene. Cioè, non è solo in questa cutscene, ok? Ovviamente. È in molte cutscene del gioco. Già l'ho detto prima. Ma non sempre. Hanno avuto problemi, regà, capita! Nascondete i lecca. No, tranquillo, questo qua lecca benissimo le chiappe di Kuro Games e basta. Non gli servono lecca. They'll spend money on everything. Anything. They've got no preferences. If they spent money when this is the shit that's being put into the fucking game. Good. Broski, io spendo soldi su Clash of Clans. Sono ingestibile, sono un demone. Cosa mi vuoi dire? Ora li commento. Io spendo soldi su Clash of Clans. Ci fa un video contro di 30 minuti, secondo me. Ve lo giuro. Lord. Now, apparently there's been a bit of a final analysis done by CN based off some of the projections and the numbers. You've had guys cooking up some projections of how games have gone from 2025 compared to 2024. Allora, questo potrebbe essere interessante. Total mobile revenue of the 4 major gacha games in 2025 comparati al 2024. Wuthering 78%, Zenless meno 29%, Honkai Star Rail meno 27%, Genshin meno 24%. Ora, domanda. Effettivamente, questi total mobile revenue, secondo voi, sto ragazzo che ha fatto il post, è andato a prendere tutti i numeri di quel sito di prima e li ha messi insieme? O
c'è un altro modo in cui può aver fatto questa cosa qui. Se non vado errato, Vuva era abbastanza basso nel 2024, quindi, tra virgolette, è molto più facile avere un aumento così considerevole su un valore basso che tenere effettivamente un valore così alto. Ora mi spiego, faccio degli esempi a caso, non sono numeri ufficiali né nulla. Se un gioco mi fa 20 milioni, ok? E l'anno dopo mi fa il 50% in più e arriva a quelli che sono 30 milioni. Un gioco che ha fatto il mese prima 100 milioni fa il 30% in meno, andando comunque a 70%. Cioè, è molto più facile avere un aumento così esponenziale quando le cifre sono basse. Capite quello che intendo? Non sto difendendo Vuva, non sto difendendo Genshin e nulla, era solo un mio ragionamento, da quello che mi ricordo. Magari mi sto ricordando male. Wuthering Waves, year over year, is up 78%. 79, actually. ZZZ's down by 29% compared to last year. Not surprising considering, well, you've already gotten the rundown for why it's not good. HSR, down as well. I'm surprised by this, but I'm so happy. I'm so happy. It's great to see that a predatory game from a predatory company with predatory mechanics getting treated like it's a predator. Okay. Awesome. Genshin, minus 24. And that's the game, right, that's doing the best. And it makes the most sense that Genshin is the one that's decreasing the least, because it's the one that has the largest and the most stable player base. All this tracks to just basically say the era of Hoyoverse is coming to an end, ladies and gentlemen. Prima o poi deve anche succedere dopo 5 anni di Genshin, Dio buono. Era of Hoyoverse is coming to an end, because players are recognizing that you are in fact getting subpar dog shit products. And the thing is, guys, you wanna know what's funny? These numbers Che cos'è divertente, sono curioso. over here, right, that I'm lambasting the HSR and ZZZ fan base for celebrating a year ago. If they released version 2.5 a year ago, guys, ZZZ would have made 100 million plus. I guarantee it. If they had released version 2.5 a year ago, this would have been 100M. But the Probabilmente se avessero fatto una cosa del genere con Miyabi, porca vacca. Sì. Avrebbero fatto un sacco e mezzo di soldi. Sono d'accordo con lui in questo. problem is that these developers have eroded the trust of their entire player base by repeatedly failing each and every single fucking relaunch they've had. If you want to know what the impact of a relaunch can be, look at ZZZ 1.4. That brought back an insane number of players to the game. True. And like, I think shot up its revenue numbers like fucking crazy. Results like these, with a spending event and the most broken unit they've ever released in the history of the game, Yi Shungite as well. Yi Shanghai? Non è Shunguang. Shungite, plus $250 Vabbè, magari sarà la pronuncia giusta. Lui penso sia tipo cinese. spending event, and it ain't reaching 1.4's numbers. It's got more than 1.4 had. It had more reasons to spend than 1.4. Guys, ZZZ even has their incredibly fucking predatory. Oh, I need to show this as well, guys. ZZZ also has its giga, insanely, disgustingly predatory rerun banner system. Where, again, guys, they're desperately trying to get people to pull and just waste their resources on dog shit units. Ah, lui ora dice predatorio perché nel prossimo banner, questo qua di Alice, Sambi e Astra Yao, Sambi sarebbe Ambi S, Sambi, praticamente il primo PT è garantito che lo vinci. A me pare una cosa bella. Se a me piacesse uno di questi personaggi sarei felice di una roba del genere. Scusa. Oh yeah, they're S-rate guaranteed one, right? Where they have units that are just gonna get power crept in one version. Oh wait, one of them already got power crept in the version. Yeah, one of them already got power crept in the Eh sì, beh, Astra Yao, ragazzi, fa schifo, effettivamente. Alice non cleara mezzo contenuto. Sambi non ha preso un buff incredibile nel team con Orfi e con Trigger. No, assolutamente no. Che schifo. Uff. version, so Alice is out as well. That's the thing. They have so many reasons for people to spend, and it doesn't reach the numbers of prior versions. Anyways, that's the situation, boys. And again, I'm genuinely of the opinion that this drama, all these posts and whatever, they don't even have basis. Ha detto
tutto questo dramma e tutti questi post non c'hanno una base. Broschi, sono 16 minuti e 30, anzi no, i primi 2-3 minuti sono 13 minuti e 30 che stai sparando stronzate. Non puoi dirmi che è colpa dei post che fanno dramma a caso quando sei tu che fai dramma a caso. Still of the opinion that even with these mobile estimates, WUWA is severely bottlenecked and delayed. I still think that this number is going to be updated in like 5 days and it's going to be like 10, 15 higher. Legit. Allora, domandano, lui ha detto che non c'entra tipo se un gioco è su e giù, però ora lui sta dicendo che, oh mio Dio, che bello il fatto che WUWA tra 5 giorni, 15 giorni, quello che ha detto, sarà sopra agli altri, o comunque sarà molto sopra di introiti. Boh. Legitimately, that's what I think is going to happen. Because, well, let's just be real. WUWA stuff is delayed all the fucking time. So these Doom posts could just have no merit at all in the first place. This list is not including ZZZ 2.4 or WUWA 3.0. You can't calculate those number sales this fast. If you're telling me that Bon Yue pulled these numbers by himself, È vero, allora qui ha ragione. Io penso che tutta la gente che ha speso durante Bagnue era perché o si stava refreshando il Blessing, o si è comprata il Battle Pass all'ultimo minuto, o si stava preparando le pulpe di Shunwang. La maggior parte, perlomeno. Parliamo del 95% della community. That is definitely a take. Maybe Bon Yue by himself pulled these numbers. Yeah, maybe Dialin and Bon Yue pulled these numbers by themselves. That's definitely a ballsy one. So Dialin and Bon Yue pulled this by themselves. That's a brave take. I don't know if I agree with that one. That's a brave take for sure. I'm more so of the opinion Hoyo's numbers get counted fast when WUWA's numbers have had a history of being delayed in the counting. And I just think that's what's going on. That's going to be it for this coverage, ladies and gentlemen. The Doom posting, once again, has pretty much no fucking merit at all, because in one case, it doesn't even make sense because WUWA actually made more. And in the other case, Hoyoverse players are celebrating the worst... Quello non era un Hoyoverse player, o comunque non ne hai le prove, te lo sei inventato. Patches in the history of their games making money, which is just going to lead to worse and worse patches as the game goes on. So, yeah. Have a good one, guys. That'll be it for this one. Let me know what you all thought. Peace out. Bene, riassumiamo. Lui si lamenta delle persone che fanno doom posting e ci fa un video in cui nei primi 3 minuti dice cose sensate e giuste, e per il resto dei 15 minuti, cioè 18 meno 3 fa 15, spara tante stronzate con qualcosa di vero nel mezzo. Questo bisogna dirglielo. Sono molto confuso. In ogni caso, ragazzi, se non vi importa del dramma, dello spending event, ma volete effettivamente spendere sui gacha, eccetera, c'è Eneba che ha degli sconti incredibili con link in descrizione e ve ne parlo subito. Ma cos'è Eneba? E com'è che può esserti utile? Eneba è un sito che ti permette di risparmiare nel caso tu abbia già intenzione di investire qualcosina in qualche gioco. Al momento è uno dei siti più convenienti, se non il più conveniente. Parliamo di 79 euro per quanto riguarda il pack, che costerebbe 100 euro con un cashback del 10%, quindi un ulteriore meno 7,90 euro. Sostanzialmente 71 euro per un pack che costerebbe in realtà 100 euro. Niente tasse strane aggiuntive al checkout, paghi solo quello che vedi. Cosa c'è di meglio di comprare dei pacchettini a un prezzo scontatissimo in modo semplice e veloce cliccando quello che è il link in descrizione? Ovviamente Star Rail non è il solo gioco presente, sono presenti anche moltissimi altri giochi che vengono aggiornati ogni settimana. Parliamo anche di Genshin Impact, di Zenstone Zero, di Wuthering Waves, moltissimi altri gacha, ma non solo, perché parliamo anche di carte regalo di vario genere, Xbox, PlayStation, quello che volete, e non possono mancare ovviamente anche giochi completi a prezzi anch'essi scontati, come per esempio Battlefield 6. Il processo è davvero semplice, basta scegliere il pacchetto da te desiderato, inserire il tuo server e il tuo UID, oppure quello di un tuo amico in caso tu voglia fare qualche regalo, scegliere quello che è il metodo di pagamento e niente ragazzi, 20 secondi nemmeno avrete già tutto il vostro bel pacchetto
pacchettino in game. Mi raccomando, nel caso tu voglia supportarmi, utilizza il link in descrizione per accedere al sito, per poi cercare tutto quello che ti può interessare. Ragazzuoli, per questo video era tutto. Nel caso volete supportarmi, mi raccomando un bel like a questo video e iscrivetevi al canale nel caso avete ancora fatto. Vi ricordo che streamo ogni giorno su Twitch, il link è in descrizione, e di lasciare un bel po' di hype. Non ci ribecchiamo in un prossimo video. Koto out.